Buongiorno a tutti. Come scrittore e artista non possono che attirarmi luoghi misteriosi, ignoti e ancora di più se sono uniti a un'aura di sacralità, di esoterismo. E fortunatamente la regione dove abito, il Friuli Venezia Giulia, essendo proprio una terra di confine da sempre tra Oriente e Occidente, e si presta bene ad accogliere tutti gli appassionati di questo genere di esplorazioni. No, scrivetemi in privato se volete qualche suggerimento per delle visite o se volete fare delle escursioni. Oggi andremo a visitare, ad esempio, un megalite di cui si sa molto poco, che ci proviene dalla notte dei tempi e sta qui a pochi passi dalla frazione di Polazzo, nel comune di Fogliano, Re di Puglia, a pochi passi dal sacrario di Re di Puglia. Stiamo quindi varcando l'accesso al Carso e il megalite di cui faremo la visita oggi è una struttura composta di pietre. Allora, innanzitutto vi invito a osservare le prime montagne del Carso, che hanno la caratteristica che sono costituite più da pietre e sassi che da terra. I sassi le pietre del Carso, calcaree principalmente, sono quindi così sensibili agli agenti atmosferici e all'acqua che si consumano, si forano, si modellano, creando unici paesaggi. C'è infatti nel Carso quella che probabilmente è la più grande concentrazione che io sappia di grotte e caverne, e in più ci sono fenomeni come le doline, le foibe, le grotte verticali, le valli cieche, di cui vi invito a curiosare su Wikipedia cosa si tratta. Beh, ad esempio su questo gruppo montuoso un po' più a sud si trova in località Morrupino la grotta più profonda che ci sia al mondo, la grotta e quello che visiteremo oggi viene chiamato il Sas de Saint Belin, che in italiano si potrebbe tradurre come il sasso del dio Beleno, che era quello che abbiamo visto nella fotografia sul cartello turistico 2 minuti fa. Belin, Belen, Belenus, Belanus, ha tanti, viene ricordato con tanti nomi questa antica divinità, poiché appunto si perde nei millenni. Era appunto un'antica divinità adorata dai Celti. Quando si dice Celti si ricorda quelli dell'Irlanda. I Celti prima di arrivare in Irlanda vissero in Friuli, arrivarono in Friuli, quindi diciamo i proto-celtici. E qui abbiamo qualche cinghiale che ha curiosato, ha gruffolato. Stavamo descrivendo il Carso, che già abbiamo notato essere un gruppo
di montagne molto basse, proprio perché la terra e le rocce si sono consumate, si consumano facilmente. E per questo motivo ospita molte grotte, cavità. E per questo motivo ha anche permesso di nascondere molti segreti. E le molte grotte, fra le molte grotte si sono quindi salvati delle conoscenze che altrimenti sarebbero state perse, come ad esempio a pochi chilometri da qui c'è una grotta dove all'interno si è salvato un antico tempio del dio Mitra, che è una cosa incredibile, che è uno dei pochi rimasti in Europa. In Italia ce ne saranno 2 o 3 di templi del dio Mitra che erano sempre sotterranei o all'interno di grotte, e si può visitare solo grazie al permesso del gruppo speleologico. Quindi i templi, quindi luoghi di culto, vennero letteralmente sovrapposti o distrutti durante la conversione cristiana. E quindi i templi del dio Mitra venivano letteralmente sotterrati, ricoperti di terra, riempiti di roccia per farli scomparire, e fortunatamente qua ne è rimasto uno. E allo stesso modo, per appunto la vastità del territorio e la sua particolarità, è arrivato a noi anche questo megalite antico di migliaia di anni, e che si raggiunge attraverso il percorso che stavamo facendo, che è molto facile da fare in realtà. Ora siamo su un sentiero, ma semplicemente perché mi andava da curiosare il bosco, e ho trovato così delle vecchie trincee della prima guerra mondiale. Perché alla fine siamo sempre sul cazzo. Il percorso che stavamo facendo è stato costruito da una persona che abita qui vicino, il signor Visintin, conosciuto da tutti proprio perché di sua spontanea iniziativa ha reso accessibile con questa passeggiata l'accesso alla Sas de Saint-Belin, e poi ha ripulito il camminamento, ha fatto dei gradini, e penso che anche abbia ripulito le trincee che ci sono poco più sopra, che adesso andiamo a vedere, che bisogna passarci attraverso per poter raggiungere il sito dove c'è il megalite. Allora, riprendendo la descrizione del megalite che stiamo per andare a visitare, viene chiamato Sas de Saint-Belin perché si considera come il luogo sacro di questa antica divinità. Io personalmente sono dell'idea che non era un luogo sacro dedicato al dio Beleno, e dopo ve ne parlerò quando ci arriveremo. Credo semplicemente che sia identificato come luogo di culto di questa divinità, questo luogo, poiché era effettivamente una divinità centrale per i nostri antenati in questa regione, e
qui vicino Aquileia era un luogo importante di culto di queste divinità, ma dobbiamo anche ricordare che i Celti abitavano questo luogo 1000 anni fa, poco più di 1000 anni prima di Cristo, mentre invece questi siti megalitici come il Menhir, i Dolmen sono molto più antichi, quindi magari i Celti sono venuti ad abitare in queste regioni e li hanno trovati già come li abbiamo trovati noi, e magari li hanno anche utilizzati come luoghi sacri, però non sono stati i druidi celtici a costruirli, a edificarli, perché dal punto di vista archeologico sono precedenti, sono molto più antichi. Quindi quando i Celti arrivarono ad esempio allo Stone Age e ci arrivarono 3000 anni fa, in realtà lo Stone Age era vecchio già di almeno il doppio degli anni, era già lì da qualche millennio. Ok, siamo arrivati alla trincea, adesso la attraversiamo e raggiungeremo le megalite. Questa trincea è stata ripulita in un modo perfetto. Non ho mai visto nessuno di questi siti così ben osservabili, studiabili. Questa è una linea che va direttamente lungo dove adesso c'è il sacrario di Via di Puglia. Se qualcuno vuole sapere di più, ad esempio di come sono fatti le trincee, vi invito a vedere il video che ho girato proprio attraversando i bunker, le trincee, esplorando i sotterranei del Carso. Allora, tra le particolarità del Carso è che le pietre, creando quindi uno strato permeabile, fa sì che spesso i fiumi vengano letteralmente assorbiti dal terreno e scompaiono sottoterra. C'è ad esempio famoso il fiume Timavo, che si va sottoterra e poi sfocia sull'Adriatico, pochi passi da Duino, dopo aver percorso decine, anzi centinaia di chilometri sottoterra, e non si conosce ancora esattamente qual è il suo percorso sotterraneo, poiché non si riesce a esplorare tutti i canali, tutti i dedali che ci sono sottoterra. In altre parole, in questo momento noi potremmo tranquillamente star camminando e sotto di noi, a qualche metro sotto di noi, sta scorrendo un fiume, ed è per questo motivo che c'è la possibilità che si alteri, che si modifichi il magnetismo dei luoghi. E infatti questo megalite è stato costruito nel punto dove andremo ora, non a caso, ma perché lì c'è una coincidenza di flussi di energia, a tal punto che il magnetismo si modifica, e il punto dove c'è il megalite è esattamente diverso il magnetismo dell'area circostante. Metterò un link nella descrizione di questo video dove poter vedere gli studi che sono stati fatti di geobiologia
di elettromagnetismo, così che si possa leggere e comprendere meglio, visto che io non sono un esperto di queste cose, seppure ne sono sensibile. Questa è una specie di anfiteatro che penso che abbia sempre fatto il signor Visintin per ospitare degli eventi. Noi dobbiamo andare là sopra. Il mio suggerimento, per poter capire meglio di cosa parleremo, è andare a studiare un po' che cosa si intende per flussi di energia. Questi flussi di energia che attraversano il territorio, l'intero pianeta, e in alcuni punti si incrociano, facendo sì che questa energia aumenti. È un'energia che può passare alle persone se in quel punto vi si costruisce una struttura adeguata ad amplificare questa energia. Ed è quello che io penso, non solo io, ma insomma sostengo che sia lo scopo anche del megalite che stiamo andando a vedere. Ecco, quello è il megalite. Una persona che già conosce queste zone, che già ha esperienza del Carso, può già subito individuare che c'è qualcosa che non torna. Come mi ho detto, le montagne sono proprio costituite da pietre, ma quel gruppo, quel massiccio davanti, se fate caso, è diverso dal resto, quello più a sinistra, la massa di pietra a sinistra. Un occhio un po' più esperto del Carso già avrà notato che la superficie di queste pietre è un po' strano che sia così ben definita, o meglio, senza le scanalature, le forature, le deformazioni di cui raccontavo all'inizio, causate dall'erosione. È ben diverso. E, come ho detto poco fa, non è neanche a caso il fatto che sia collocato in questo punto. Lo mostro. Ci sono alcuni che vedono sul profilo delle forme, dei profili definibili del dio Beleno, di altre divinità, ma sono forzature, io penso, anche perché non credo che sia dedicato al dio Beleno. È il proseguimento della montagna che è stata scolpita appositamente. Le analisi hanno mostrato che sono 3 strutture unite, 3, oppure questi sono 1 e 2, forse sono stati crepati, si sono rotti, forse 2, quindi 2 o 3, come se fossero 2 enormi menhir addossati l'uno sull'altro. Collocati, in alcuni punti sono quasi appoggiati alla montagna. Si accede facilmente grazie ai gradini che sono stati fatti volontariamente, nel senso che non è stata un'idea del comune, quindi ringraziamo il signor Visintin. La parte retrostante, vedete come appaiono in maniera naturale le rocce del Carso. Tutte queste escrescenze
il monolite non ce le ha. Ha una forma più compatta e a mio avviso è motivata dal fatto proprio che doveva essere appunto compatta, concentrata per contenere qualcosa. Lo considero come una specie, ora lo scala, una specie di contenitore. Un contenitore di cosa? Di energia. Io sostengo, io sono dell'idea. Questo è tutto il camminamento fatto e noi siamo sopra. Siamo sulla sommità. Questa mi sembra ben poco naturale. Che diventa una nottata. Perché mi concentro spesso su queste altre cose. Sono proprio come delle specie di coppelle, no, sulle quali sono state scolpite per raccogliere anche quella con uno scolo. Beh, questa siamo sempre sulla sommità, questa è molto più grande e è stata scolpita per contenere con tanto di scolo e non si può equivocare sul fatto che sia artificiale, non è qualcosa di naturale, è qualcosa di artificiale, scolpita allo scopo di contenere. Allora, siccome c'è questa vasca, si è fatto immediatamente il collegamento con il dio Beleno, perché al dio Beleno si facevano sacrifici e quindi questo è stato interpretato come un altare dal quale si facevano sacrifici di sangue. Io ho già detto che non penso che sia dedicato a quella divinità per una questione di cronologica proprio. Questo posto è più antico, ma anche per poter riempire questa vasca, perché è molto grande, se vedete, cioè ci devo entrare, stiamo parlando ci vogliono litri, quindi si dovrebbe immolare un animale oppure una persona di almeno 50-60 kg. Addirittura uno scolo, non è facile, non è così normale, logico ipotizzare che si possa issare quassù un animale e poi dissare. È la cosa normale quando non si riesce ad accedere alle fonti storiche e considerare che se c'è un ripiano, un monumento con un ripiano orizzontale sia un altare, uno verticale come un menhir sia un orologio, perché mostra l'ombra, un calendario, e se c'è un cerchio allora si dà per scontato che sia un luogo sacro. Allora, ecco, nel perfetto centro dove noi siamo, qui c'è l'incrocio di nodi energetici e altre cose di cui non ho la conoscenza, non ho la competenza di descrivere, e vi rimando i link. Allora, la mia idea è che la mia ipotesi è che sia un po' visionaria, no? Permettetemi, licenza poetica, che sia sì una vasca, ma che non per contenere sangue, ma per contenere acqua, ad esempio l'acqua piovana. E per quale motivo? Perché se parliamo di energia, l'acqua è un conduttore di energia. E una persona, quindi questi sassi, questa pietra è porosa, è calcarea, quindi è influenzata dalla conduzione dell'energia dell'acqua, e quindi se stai in un posto simile, all'interno di un posto simile, è come stare all'interno di una batteria, quindi c'è una modifica del magnetismo se qualcuno sta in questo posto. Quindi succede qualcosa alle persone se vengono in questo posto, a livello proprio fisico. E come è possibile fare questa operazione? Perché all'interno di queste megalite si può entrare. E adesso ve lo mostrerò. Vedete, qui c'è una spaccatura, una fenditura con un accesso. Ho visto delle cose simili in Sardegna, dei pozzi, quindi c'era la presenza di acqua
è la roccia porosa che hanno in Sardegna, e addirittura un pozzo aveva in cima e sul tetto che copriva il pozzo delle cuspide, delle punte di metallo. La spiegazione che viene data è che sia per scopo difensivo, ma come possono essere delle punte di metallo riuscire a difendere che cosa stando sul tetto? E per me sono messe lì perché sono di metallo, quindi attraggono l'energia come se fossero dei parafulmini, e la persona sta all'interno di quel pozzo e come se stesse dentro all'interno di una batteria, ed è quello che faremo ora. Ci sono anche i gradini per scendere, e questa cosa si può vedere anche nei nuraghe, dalla cima dei quali si può scendere seguendo una scala a spirale, e la spirale finisce su una fonte d'acqua, si vede meglio nei nuraghe più grandi. Quindi hanno costruito con della pietra una montagna, che sarebbe il nuraghe, dal quale si può avere un contatto con l'acqua. Quindi c'è un qualche cosa a livello energetico. Lo chiamano altare, però secondo me questo qui è come se fosse un nuraghe. Ecco, allora c'è una fenditura all'interno delle megalite e si può entrare e si è stretti all'interno della roccia. C'è sotto di me una pietra che permette di accomodarsi di sedersi in maniera comoda, che viene infatti chiamata il sedile. E sedendosi in questo modo si è rinchiusi dentro, sedendosi in questo modo si è rinchiusi dentro la roccia. C'è un passaggio stretto in questo modo la persona andava a infilarsi esattamente all'interno del megalite, così veniva utilizzata secondo me. E qui qualche cosa succedeva, proprio per l'essere in questo punto, per la specialità del luogo, per il modo in cui è costruito questa struttura. Ci viene difficile capire questi discorsi perché siamo abituati a considerare un luogo sacro come un tempio, come un luogo all'interno del quale il fedele va per fare qualcosa di speciale. Invece un luogo sacro, come un posto come questo, è un luogo dove il fedele andava ed era il luogo a fare qualcosa a lui, per il semplice fatto che era sacro, era il luogo che era sacro. Poi uno si può sedere ancora di più. In questo modo tu ti ritrovi perfettamente all'interno del menhir, del megalite. L'accesso è stretto, proprio per essere completamente isolato, come se fosse all'interno della roccia, non all'interno della terra, sottoterra, ma all'interno della roccia. Probabilmente veniva utilizzato di notte in modo tale da essere protetti, nessun predatore poter entrare. E all'interno è lavorato in modo tale da accogliere il soggetto. Ho letto di spiegazioni dove si ipotizza che c'era anche una copertura, in modo tale che il soggetto all'interno, se era utilizzato in questo modo, era proprio anche chiuso e potessero quindi echeggiare, riverberare i suoni che lui emetteva, i canti, le preghiere, le vibrazioni. Ad esempio, la loro, diciamo, variante di Om della meditazione.
Probabilmente, chissà, magari non era, per le caratteristiche che aveva, non era neanche considerato un luogo sacro, ma era un luogo naturale, dove avvenivano delle cose naturali per come era fatto. Ecco, vi ho mostrato come secondo me veniva utilizzato. Si scendeva da qua e si entrava di lì, questo utero, questo uovo, e si stava all'interno della roccia. Visitandolo dal vivo forse sarà più semplice notare i movimenti circolari e a spirale che ci sono in questa struttura. Qui si scendeva e si andava all'interno, qui c'era un camminamento per nulla casuale, anzi è ben orizzontale, un scalino apposito per poter accedere facilmente alla parte superiore, abbiamo visto prima con le vasche, la quale sta proprio collocata sopra la testa della persona che si infilava qui dentro, come ho fatto prima io, che si collocava proprio all'interno. Infatti se io metto la telecamera sotto la superficie, il basamento superiore, ci ritroviamo proprio il sedile, il punto dove stavo seduto, con la pietra per terra là è quella che viene chiamata il sedile, e questa è la struttura, il basamento superiore, quella dove sono appunto contenute quelle coppelle e quella vasca, che come detto all'inizio per tradizione viene considerato un punto dove si dissanguavano per sacrificio degli animali, degli uomini. Se qualcuno ha delle spiegazioni su che cosa succede alle persone quando si finisce in un punto così particolare per l'energia, per il magnetismo, ricordiamo che nel punto centrale di dove eravamo il magnetismo è diverso rispetto a tutta l'area circostante. Me lo scriva pure, ce lo scriva pure sui commenti. Lo stesso invito a scrivere. Guardate come è lavorato. Invito a scrivere chiunque conosca altri posti interessanti, misteriosi qui nella nostra regione Friuli. Guardate l'unicità di queste rocce. Questa è una tipica roccia. Questa è una tipica roccia carsica, cioè queste scanalature, questi buchi, no? Come se la roccia fino a poco prima era malleabile. Questa è la normale roccia nel Carso, ma però se è ben levigata, come abbiamo visto prima, come il piccolo canyon all'interno del quale si accede a quella camera, quella non è naturale. Chi volesse visitare poi il proseguo del sentiero ovviamente si ritroverà altre rocce e ovviamente altri insediamenti della prima guerra mondiale. Ecco, questo è il punto dal quale di solito le persone fotografano questo edificio, perché vedono una protuberanza lì sulla destra che sembra un naso, allora si immaginano che sia tipo un volto, no? Perché bisogna accostarsi, l'abitudine di accostare le cose misteriose, quelle che si conoscono già, quindi potrebbe essere un volto di una persona, potrebbe essere una di quelle sculture giganti nell'isola di Pasqua. Ecco, vedete, sembra il naso, la bocca. La verità è che questa cosa è stata fatta dai nostri antenati qui a casa nostra e non ne sappiamo nulla.